Libri di musica o d'argomento musicale sono stati un'importante caratteristica della Biblioteca Civica di Bergamo fin dalle sue origini. Già dalla fine del Settecento, con le biblioteche che sono arrivate dalla soppressione dei conventi, dei monasteri, del capitolo della cattedrale, la biblioteca ha potuto acquisire importanti codici liturgici, graduali, antifonari, alcuni trattati musicali, alcuni canti devozionali. Il vero importante momento di svolta è però avvenuto il 3 giugno del 1841. In questa data il Comune di Bergamo decide di acquistare l'importante biblioteca musicale di Giovanni Simone Mair, che è stato il primo maestro di Gaetano Donizetti. Si è trattato di una biblioteca molto ricca, con ben 268 titoli e 362 volumi, con numerosi trattati, metodi sulla musica, biografie di musicisti, carteggi quindi sicuramente un nucleo molto importante, ancora oggi il nucleo più significativo in ambito musicale. Lo scopo di questa acquisizione, anche nei voleri dello stesso Mair, come poi dice nel suo testamento scritto successivamente, era quello di fornire degli strumenti utili per gli insegnanti della scuola di musica, ovvero le lezioni caritatevoli che Mair aveva fondato, aveva proposto al Consorzio della Misericordia Maggiore, un importante ente caritatevole di origini medievali, che era proprietaria di un palazzo importante in via Arena e alla quale Mair chiede l'opportunità di istituire la scuola di musica. Ebbene, nel 1806 inizia con le lezioni di musica e l'allievo più illustre fin da subito è Gaetano Donizetti. Quindi ecco questa biblioteca acquisita dalla Civica di Bergamo che forniva degli utili strumenti per gli insegnanti e per gli allievi. Pensiamo che la biblioteca comprendeva addirittura opere già del XVI secolo. Abbiamo per esempio l'importante edizione del Fronimo di Vincenzo Galilei, padre del notissimo scienziato Galileo Galilei. Questo fronimo, questo dialogo che insegna come eseguire, come comporre musiche per liuto. E poi per esempio fra le biografie la celeberrima biografia di Johann Nikolaus Forkel del 1802 dedicata a Johann Sebastian Bach, la prima grande biografia scientifica su questo grande musicista. Quindi da questo punto di vista è una biblioteca senz'altro molto ricca. Nel settembre del 1875 i resti dei due musicisti Giovanni Simone Mair e Gaetano Donizetti vengono traslati dal cimitero di Valtesse, un quartiere di Bergamo, alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Con l'occasione viene organizzata presso la Biblioteca Civica una mostra con musiche e cimeli e di nuovo il genero Luigi Massinelli decide di donare alla biblioteca in maniera molto significativa le lettere che Donizetti aveva scritto al maestro Mair insieme ad altri scritti autografi di Mair molto importanti perché ci danno un vero spaccato sulla storia della musica, sulla cultura musicale dell'epoca. Seguiranno altre importanti donazioni. Nel 1888 verranno donate quelle piccole commediole o farse che Mair allestiva per gli allievi della scuola, molto importanti. Teniamo conto che questi allievi che iniziano a studiare nel 1806, già nel 1808 cominciano ad esibirsi in pubblico. Nel 1809 Giovanni Simone Mair addirittura propone l'esecuzione dell'oratorio La creazione di Haydn con testo italiano e già gli allievi della scuola sono coinvolti nell'esecuzione dei cori.
E Mayr, lo vediamo nella sua biblioteca, si era procurato naturalmente la partitura a stampa, si è conservato il libretto di questa esecuzione del 1809 e quindi l'avvenimento è ben documentato. Poi a partire dal 1810 abbiamo documentate queste commediole, in particolare ce n'è una del 1811 che si chiama Il piccolo compositore di musica, e questo piccolo compositore di musica è proprio il giovanissimo Gaetano Donizetti, che in queste commedie è personaggio e interprete al tempo stesso, quindi interpreta già se stesso come compositore e come maestro di cappella, quindi assolutamente significativo. Poi con il 1901, alla morte di Luigi Massinelli, si completa l'acquisizione della biblioteca di Mayr con tutte le sue musiche. Teniamo conto che Mayr era stato maestro nella cappella di Santa Maria Maggiore dal 1802 proprio fino alla morte nel 1845, e quindi ci ha lasciato una vastissima produzione di partiture, parti staccate di musica sacra, ma abbiamo anche moltissime opere, un significativo nucleo di musica strumentale da camera. E poi la cosa molto interessante è che Mayr copiava di suo pugno moltissima musica di altri compositori. Per fare solo due esempi, aveva copiato l'intero Don Giovanni di Mozart e per esempio la quarta sinfonia di Beethoven. Quando morirà Beethoven nel 1827, Mayr gli dedicherà anche una cantata. Nel 1815 Gaetano Donizetti viene inviato dal suo maestro Giovanni Simone Mayr a Bologna per un periodo di perfezionamento con il maestro Stanislao Mattei, e Donizetti rimarrà a Bologna per un biennio. Quando poi torna a Bergamo alla fine del 1817 si inserisce a pieno nella vita musicale cittadina su vari fronti. Per esempio c'era l'abitudine di eseguire molta musica cameristica in città, nelle case private, e non per nulla è un periodo nel quale Donizetti compone molti quartetti d'archi, e a queste accademie private interveniva anche il maestro Mayr che suonava la viola, e tra l'altro anche Donizetti in quel periodo impara a suonare la viola grazie al suo compagno di studi Marco Bonesi, abile violinista. Poi si inserisce proprio nella vita cittadina. Succede che nel 1819 muore un importante personaggio intellettuale, artista in città, Giuseppe Terzi, primo presidente dell'Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti, ed ecco che Donizetti compone un quartetto in suo onore e compone un canto accompagnatorio per la processione funebre di cui conserviamo l'autografo. E poi è molto interessante vedere che aiuta Giovanni Simone Mayr, ancora attivo come operista. In particolare nel 1821 c'è la ripresa bergamasca di una delle sue opere più importanti, la Medea, la cui prima esecuzione era avvenuta al Teatro San Carlo di Napoli nel 1813, e vediamo nella partitura autografa proprio la mano di Donizetti in aggiunta a quella di Mayr, e quindi ecco questo elemento molto significativo. Nel frattempo aveva già avuto delle commissioni per le prime opere, pensiamo all'Enrico di Borgogna per il Teatro San Luca nel 1818, e poi sta però per spiccare il volo definitivo perché avrà un ingaggio ancora più importante per il Teatro Argentina a Roma, sarà Zoraide di Granata, e quindi ecco che poi lascerà definitivamente Bergamo nell'autunno del 1821, salvo poi tornare in anni successivi per brevi periodi. A partire dagli anni 50-60 dell'Ottocento la Biblioteca Civica di Bergamo è punto di riferimento anche per l'acquisizione di materiali donizettiani. Per esempio il suo compagno di studi Antonio Dolci,
che sarà molto presente anche nella corrispondenza del compositore, donerà le prime lettere autografe, le composizioni, alcune decorazioni d'onore. Poi, con la citata traslazione dei resti del 1875, ci sarà la nipote Virginia Gabrielli Vasselli, che donerà un famoso pianoforte che Donizetti utilizzava a Napoli, che ricorderà in una lettera molto appassionata, nella quale dice che mormorarono e cita alcuni titoli delle sue opere proprio su questo pianoforte. E poi vari musicisti che donano man mano partiture, spartiti, proprio perché ancora non esisteva un museo dedicato al musicista, museo che verrà realizzato solo nel 1906. Per esempio nel 1903 addirittura viene acquisita la calotta cranica di Donizetti, che era stata così asportata durante l'autopsia, calotta cranica che poi sarà unita ai resti del maestro nel 1952. Con l'apertura del Museo Donizettiano del 1906, i vari cimeli acquisiti troveranno nuova destinazione in questo museo, la cui apertura è stata resa possibile da una prima importante donazione della famiglia Rota Basoni Scotti, la famiglia che aveva ospitato Donizetti negli ultimi mesi della sua vita, con il maestro ormai gravemente malato, quindi dall'autunno del 1847 all'8 aprile 1848, data della morte del nostro compositore. Nel 1936 il conservatore studioso di Donizetti, conservatore del Museo Donizettiano Guido Zavadini, decide di creare un archivio donizettiano, come lo chiamava, destinato a raccogliere la documentazione relativa al compositore che giaceva nei vari istituti culturali della città. Quindi ecco che più di 100 composizioni che erano state acquisite dalla Biblioteca Civica vengono a costituire questo importante archivio. Per quanto riguarda la Lucia di Lammermoor è un'acquisizione per la biblioteca molto più recente, in quanto risale al 1985. Come era abitudine dell'epoca, il compositore licenziava la sua partitura, la partitura veniva poi consegnata all'editore di riferimento che ci troviamo a Napoli, siamo nell'estate del 1835, era Guglielmo Cottrau, che era in società con Giuseppe Girard, la quale casa editrice aveva anche l'appalto della copisteria, e quindi da lì di solito si traeva una bella coppia e soprattutto si traevano le parti staccate ad uso degli esecutori, e poi spesso veniva ricavata l'edizione, non tanto la partitura completa quanto piuttosto la riduzione per canto e pianoforte. E questa partitura poi praticamente per un secolo rimane nelle mani di queste case editrici, finché Giovanni Treccani degli Alfieri, grosso personaggio della cultura italiana, nel 1935 decide di acquistarla. Dico un grosso personaggio perché nel 1924 era diventato senatore del Regno, nel 1925 fonda l'Istituto Giovanni Treccani per la promozione della Enciclopedia Italiana, del Dizionario Biografico degli Italiani, ed è anche famoso per aver acquistato e donato allo Stato italiano la meravigliosa Bibbia di Borso d'Este, una Bibbia manoscritta quattrocentesca, splendidamente miniata. E acquisendo questa partitura, Giovanni Treccani decide qualche anno dopo di produrre un'edizione in facsimile, come si usava allora, ed esce questa edizione in facsimile per la casa editrice Bestetti di Milano nel 1941, con un'ampia introduzione di Guido Zavadini,
edizione che esce in 300 esemplari. Dopodiché questa partitura passa agli eredi di Giovanni Treccani, che muore nel 1961, finché interviene la famiglia Perolari di Bergamo, che con atto veramente liberale e magnanimo decide nel 1985 di favorirne l'acquisto da parte del comune di Bergamo, ed ecco che finalmente il 19 marzo di quell'anno la partitura entra nella nostra biblioteca. Sempre in riferimento a Giovanni Treccani degli Alfieri, il merito nell'acquisto di questa partitura del 1935 è anche evitare che prendesse la via dell'estero, perché naturalmente un pezzo così raro e prezioso faceva gola a vari collezionisti. Dopo il 1985 naturalmente entriamo in pieno nell'era digitale e quindi la partitura autografa della Lucia di Lammermoor è entrata a pieno titolo fin dai primi progetti di digitalizzazione importanti portati avanti dalla biblioteca civica, che ormai possiamo chiamare a questa altezza cronologica Biblioteca Angelo Mai. È stata effettuata una prima digitalizzazione già nel 1994 con un progetto che ha riguardato i vari codici miniati, quindi il patrimonio più prezioso della biblioteca, che ha portato alla produzione di un CD-ROM, e poi una seconda digitalizzazione nel 2006 grazie all'intervento del Ministero dei Beni Culturali, che ha consentito anche di poter collocare questa partitura sul sito web del Ministero, dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico, e quindi oggi è visibile su questo sito, può essere tranquillamente sfogliata. E naturalmente è particolarmente importante appunto per gli studiosi poterla apprezzare anche da remoto. Sappiamo quanto è importante dal punto di vista filologico avere la partitura autografa, considerando che rispetto al mondo letterario, dove per esempio pensiamo a un Alessandro Manzoni che nelle sue edizioni dei Promessi Sposi cura personalmente anche l'edizione completa della sua opera, e quindi ecco che la prima edizione assume un valore molto elevato. Nella musica no, proprio perché, come dicevo prima, più che la partitura completa si stampava la riduzione per canto e pianoforte, e quindi ecco il valore importante che può avere un pezzo del genere. Tra l'altro recentemente è stata anche prodotta un'importante edizione critica per la casa editrice Ricordi, curata da Gabriele Dotto e Roger Parker, con un'ampia introduzione in cui naturalmente si dà conto non solo della fonte primaria, ma anche poi naturalmente di altre fonti che lo stesso Donizetti aveva avuto modo di curare, per esempio la prima edizione a stampa per la prima riduzione per canto e pianoforte, altre partiture manoscritte coeve, considerando che la prima esecuzione si è avuta al Teatro San Carlo di Napoli il 26 settembre del 1835 e da allora ha subito avuto un grandissimo successo. Basti pensare che solo 4 anni dopo, nel 1839, ne verrà prodotta un'edizione in francese per il Théâtre de la Renaissance a Parigi, anche lì già con un successo notevolissimo. La partitura autografa di Donizetti della Lucia di Lammermoor è particolarmente preziosa perché mostra la vivacità dell'atto compositivo di Donizetti. Se pensiamo che ha avuto il via libera per la composizione alla fine di maggio del 1835 e sull'ultima carta noi troviamo la data del 6 luglio, quindi è stata composta in poco più di un mese. E quindi ecco che veramente troviamo anche tutte le correzioni, i ripensamenti naturalmente riusciamo anche a cogliere lo scarto rispetto a quella che poi è stata una tradizione
che si è scostata in molti casi dalla volontà originale del compositore. Il caso più clamoroso è quello di uno strumento particolare che è la glassarmonica, che proprio vediamo indicato nella partitura da Donizetti come armonico, che è proprio indicato nella scena principale dell'opera, e cioè la scena della pazzia di Lucia. E Donizetti voleva questo strumento che era abbastanza diffuso nell'epoca, viene citato per esempio anche da Niccolò Paganini, perché dava un'atmosfera ultraterrena, ultramondana, e quindi proprio per caratterizzare ancora meglio questo straniamento di Lucia in quel momento di enorme sofferenza esistenziale. Se non che all'ultimo minuto l'esecutore che doveva cimentarsi con questo strumento ha avuto dei problemi contrattuali con il Teatro San Carlo e lo strumento è stato sostituito con un flauto, e infatti, come è noto, il flauto traverso è rimasto poi nella tradizione così come strumento principale in questa scena della pazzia. E poi ci sono vari punti in cui Donizetti ha dei ripensamenti, decide di cancellare delle intere parti che aveva già orchestrato, che poi la recente edizione critica riprende. Quindi sicuramente una fonte preziosissima da questo punto di vista.